Buongiorno Capricorno, eccoci a questo oroscopo che va dal 29 di novembre al 4 di dicembre, 4, 29, 30, 1, 2, 3, 4, al 5 di dicembre. Allora, dal 29 al 5, quali sono gli eventi clou di questa settimana? Beh, sono due e riguardano le nostre energie più forti, il Sole e la Luna. Perché la Luna, il giorno 4 sarà Luna nuova in Sagittario, che è un segno di fuoco, no? E contemporaneamente ci sarà un'eclissi di Sole in Sagittario, che è l'ultima eclissi dell'anno. Marte, tra l'altro, in trigono con Nettuno, è tutta una serie di quadrature nel cielo come quella di Urano e Saturno in questo momento. E Marte in quadratura con Plutone, beh, diciamo che siamo seduti su una bomba atomica, nel senso che abbiamo delle energie molto forti attorno a noi, molto forti attorno a noi. Penso che ognuno di noi si senta scoppiare dentro, a parte che è proprio a livello di, dentro perché Plutone è nella nostra profondità, ma anche Marte lavora dallo Scorpione, che è il pianeta dell'interiorità, che è il segno, scusate, dell'interiorità, la profondità, quindi energie molto forti. Allora, andiamo a vedere. Settimana dal 29 al 5 per il Capricorno. Uno dei segni che settimana scorsa non ho fatto, uno dei due segni. Caro Capricorno, come andrà la tua settimana? Il Capricorno devo dire che tra i segni è uno dei più fortunati in questo momento. Plutone e Venere sono nel suo segno, Venere fino a marzo. E Urano, ricordiamocelo che lavora dal Toro, anche se retrogrado, tornerà diretto a gennaio. I segni di aria continuano con Giove e Saturno in Acquario, i segni di fuoco con Mercurio e Sole in Sagittario. Abbiamo detto la Luna nuova questa settimana con l'eclissi di Sole, tra l'altro lo stesso giorno. E poi interessante i segni di acqua che hanno soltanto Marte in Scorpione e Nettuno retrogrado in Pesci. In questo momento sono fanalini di coda, ma non troppo, dipende dal tipo di segno. Comunque, focalizziamoci sul Capricorno, che abbiamo detto c'ha sia Plutone che Venere nel suo segno. Energia interna del Capricorno, il giudizio. Energia esterna, il mago. Energia della settimana, la torre, al contrario. La forza come energia della settimana, come energia generale di fondo mazzo. Il giudizio. Un Capricorno che alza gli occhi e vuole guardare lontano. Qualcuno è pronto per ricominciare un rapporto, per un ritorno, però soprattutto è un Capricorno che ha deciso di alzare la testa e guardare al suo futuro, guardare in là, raccogliere i frutti di quello che ha fatto fino adesso. 4 di spade, giustizia. 6 di spade, papessa. Beh, sicuramente dentro il Capricorno si alternano, la giustizia, si alternano più sensazioni. Una è quella di guardare al futuro e una è soprattutto quella di staccarsi dal passato, questa sensazione. Qualcuno invece vuole tornare verso il passato, ok? In qualche modo vorrebbe staccarsi da quello che è la situazione presente per tornare indietro. Molta interiorità questa settimana nel Capricorno, molta. Per qualche Capricorno c'è un momento di isolamento anche, ok? C'è un momento di presa di coscienza da soli, quasi di depressione. Io credo che questa settimana per il Capricorno sia una sorta di fare il punto della situazione, oppure è arrivato a questa energia, fare il punto della situazione, sta facendo il punto della sua vita, internamente soprattutto sente di essere in forza, di avere la capacità di fare il punto della sua vita. Il mago, energia esterna.
Vediamo, c'è qualcuno, qualcosa che sta cominciando, qualcosa di nuovo che sta cominciando esternamente. 9 di bastoni, 2 di denari, amanti, 2 di spade. Sì, allora c'è qualcosa che sta iniziando, probabilmente una storia, vi direi. Però c'è una sorta di tentennamento, ci sono delle difficoltà relativamente a questa storia, c'è una sorta di tentennamento, una sorta di indecisione, molta indecisione, 2 di denari, amanti e 2 di spade, tutta l'indecisione del mondo. Quindi io penso che esternamente a voi, a causa di difficoltà che sono comunque oggettive, ci siano delle difficoltà proprio ad iniziare una storia, si sia molto indecisi se iniziare o no una storia, ok? Qualcuno esternamente a voi non sa se mettere fine a un rapporto, ok? La torre al contrario mi parla di caos, ma mi parla di caos mentale questa settimana del Capricorno, quindi occhio che questa persona esternamente a voi, questa sorta di indecisione sulla chiusura vi metterà un po' di sotto stress. Io credo che ci sia un Capricorno che questa settimana in maniera molto razionale stia cercando di capire come cogliere l'occasione per creare qualcosa di solido in un rapporto. Non è cose complicate, ma questo mi dicono le carte. Sta cercando l'occasione, o sta aspettando l'occasione per creare qualcosa di solido in un rapporto, il Capricorno questa settimana. Assolutamente sì, vediamo questa. Assolutamente sì. In maniera molto razionale, perché ha il caos dentro, ha la confusione dentro il Capricorno, quindi deve essere razionale. Lunedì, martedì, mercoledì, tutti arcani maggiori, giovedì, venerdì, sabato, domenica, fondo marzo, 8 di Ariel. Caro Capricorno, i primi giorni della settimana belli tosti, tutti arcani maggiori, sono giorni importanti. Anche dopo devo dire, però dopo abbiamo un sali e scendi. Lunedì abbiamo la prospettiva. In ogni caso stai aspettando qualcosa, ti stai prendendo una pausa di riflessione, ma l'avevo detto anche prima che il Capricorno si sta prendendo una pausa di riflessione, ok? Vediamo. Re di spade ancora. 4 di bastoni, 10 di spada. 10 di bastoni. 10 di spade, 10 di bastoni, 4 di bastoni. Guardate, re di spade, 4 di bastoni, re di spade, 4 di bastoni. Le carte devono parlare. Di cosa ci parlano? Ci parlano della presa, della razionalità messa in atto in un rapporto. Si sta aspettando che le cose si chiariscano. Infatti abbiamo il caos qua. Il Capricorno sta aspettando di fare un po' di chiarezza in una serie di rapporti o in un rapporto stabile. Per qualcuno sono rapporti di convivenza, quindi non è che per forza è rapporto con il marito, la moglie, ok, però rapporti di convivenza, rapporti di amicizia, rapporti di parentela, rapporti stabili comunque. Per qualcuno è il rapporto con qualcuno, abbiamo visto qua, qualcuno che si ama, ok? Bisogna però superare il dolore, bisogna superare le difficoltà. Vedo un Capricorno che sta ancora aspettando di vedere come va a finire, ecco, quella è poi fatta breve. Martedì c'è la ruota, quindi in ogni caso c'è un nuovo inizio rispetto a una situazione, c'è un cambiamento di direzione, tra l'altro è un cambiamento positivo. Ok, 8 di spade, papa, asso di spade, cavaliere di denari. Beh, io credo che molti dei Capricorno che sono stati molto chiusi in se stessi, che hanno chiuso le comunicazioni, riapriranno le comunicazioni nei confronti di qualcuno, ok? Molto lentamente, ma
offriranno nuovamente una possibilità, perché io penso che qui c'erano molti Capricorni che avevano chiuso proprio le comunicazioni. Adesso c'è un riaprire le comunicazioni, c'è un riaprirsi alle possibilità. L'imperatore, quindi la voglia di controllo, la morte, la forza, l'asso di coppe, gli amanti di nuovo. Allora, la voglia è quella di superare questa forte chiusura che c'è stata, perché c'è stata una chiusura, sicuramente, La voglia è di superarla, questa chiusura. Si è certo un po' indecisi se mettere in atto un nuovo inizio assoluto, però io penso che c'è grande volontà di superare tutto. Ok, Capricorno? Di sentirsi in forza, si vuole superare questa forte, è un forte momento di trasformazione per il Capricorno. D'altronde dopo il caos viene l'ordine, no? Forte momento di trasformazione, di rinascita. 2 di Raffaele mi parla di coppia, mi parla di sintonia. 9 di bastoni, imperatrice, regina di coppe, 3 di bastoni. Beh, mi parla di sintonia e mi parla anche, quello che avevo visto prima, di un aspettare l'occasione. Ok, in qualche modo c'è un Capricorno che vorrebbe superare le difficoltà. Molto presente il segno del Toro, molto presente il segno del Toro questa settimana, ma c'è un Capricorno che in qualche modo si apre all'amore, si apre a qualcuno che ama o che lo ama, ok? Si riapre, cerca di superare la situazione, cerca di superare le difficoltà, si rende conto della forte affinità che c'è tra sé e l'altra persona, si rende conto del sentimento e o ricomincia a dialogare, ma già aveva ricominciato a dialogare, in ogni caso aspetta l'occasione per... Vediamo che cosa. 8 di Michele, venerdì, mi parla di ancora scelta, mi parla ancora però di chiusura nel fare queste scelte, ok? C'è un Capricorno che, eccolo qua, che in qualche modo si chiude nuovamente si sente tradito. Ancora il 3 di bastoni. Ragazzi, io ho la sensazione che ci sono dei Capricorno che tra giovedì e venerdì innescheranno una serie di discussioni, ok? Stanno aspettando la mossa di qualcuno. Questa mossa qualcuno tra l'altro a cui sono molto affezionati, ok? Con cui sentono un legame particolare, probabilmente qualcuno che li ama ma che non lo dice, ok? Qualcuno che comunque con cui hanno un rapporto molto forte. Aspettando questa mossa, venerdì in qualche modo c'è un Capricorno che percepisce la chiusura dell'altro, secondo me, oppure si chiude nuovamente. All'apertura dell'altro il Capricorno si chiude. Ecco, questa potrebbe essere un'altra cosa. Potrebbe essere che qualcuno supera le difficoltà, si fa avanti verso il Capricorno, ma il Capricorno venerdì nuovamente si chiude, non accetta questo farsi avanti, ok? C'è una sorta di comportarsi in maniera anche molto poco chiara. Sabato c'è ancora una situazione con un cavaliere che vi dà il batticuore, Capricorno. Cavaliere o cavaliera, si può dire? 6 di denari, 4 di denari, mondo, mago, ancora qualcosa che inizia, però secondo me c'è qualcosa che inizia e qualcosa che chiude questa settimana. Potrebbe anche essere qualcosa che inizia, ma è come se il Capricorno si sentisse in equilibrio finalmente, fosse riuscito a mantenere il controllo di una situazione e questo gli dà la possibilità di mostrarsi, di farsi avanti, la possibilità di riaprire, ok, una certa situazione. Non lo so perché mi arriva così, prendetelo così con le pinze. Ma domenica però di nuovo tutta una serie di scontri, ok? Di impazienze, di difficoltà. Sole, 5 di denari, 6 di denari, 7 di denari, 3 di spade. Eh sì, sono scontri che si fanno
secondo me ci saranno dei chiarimenti. Questi chiarimenti però, più che chiarimenti veri e propri, diventeranno scontri, si tramuteranno in scontri, perché qui c'è da parte di qualcuno la mancanza di voglia di costruire, ok? Questo devo dire che porta tanto dolore. Per altri c'è invece proprio il dolore di affrontare una situazione. Occhio che qui ci abbiamo sotto un carro, quindi molti di voi si troveranno ad affrontare un cambiamento forte, che può essere pure un trasferimento, un cambiamento di alloggio, un cambiamento di paese. In qualche modo c'è un Capricorno che cerca di chiarire una situazione, cerca di chiarire le mancanze, ma poi alla fine questo diventa uno scontro. Per qualcuno potrebbe essere che è la mancanza di qualcosa da costruire il problema vero, ok? Come se mancassero le basi, ecco, mancano le basi qui. Anche se il Capricorno invece è quello che va cercando, all'inizio settimana c'è un Capricorno che sta cercando qualcosa che sia da base, che sia forte, che sia statico, che gli dia sicurezza. Però poi lo vedo piuttosto incerto, in situazioni un po' così, perché quando qualcuno si fa avanti poi c'è un Capricorno che si ritira un attimo, e al momento di chiarire le cose, più che chiarirle qua ci si scontra. C'è caos, c'è poco da fare, c'è caos mentale nel Capricorno, tanto caos mentale. Ok? Questo è il Capricorno, per la settimana che va dal 25, dal 29 al 5. I segni sono Leone, Toro, Capricorno stesso, Toro, Ariete, Gemelli, Bilancia, Leone ancora. Si è pure spenta la candela. Ok, doveva spegnersi significa. Qual è l'energia della settimana per quanto riguarda l'oracolo dell'amore per il Capricorno? La carta numero 10. La tua guida interiore. Hai una guida interiore in questo momento che ti sostiene, cara Capricorno, ascoltala. Ascolta questa guida, mi dicono. Vediamo che cosa dice qui. L'oracolo ti ricorda che dentro di te hai una guida in grado di radicarti nella felicità, eppure non la usi. Addirittura non ne sei consapevole. Non preoccuparti, può essere rivitalizzata, anzi, va risvegliata se vuoi vivere in pienezza l'amore. Ok, Capricorno, dentro hai la guida interiore che ti permetterà di poter vedere meglio la tua situazione amorosa. Usala, sfruttala, ascoltala. Ok? Perfetto. Questa è l'oracolo dell'amore per il Capricorno. Vediamo la canzone. Qual è la canzone per il Capricorno questa settimana? Sono due canzoni. Col tempo imparerò a non odiare il mondo. Mia Martini, bellissima, poi di Fossati questa canzone, fantastica. La gelosia. La gelosia è una canzone di Bianca Azzei, con i Modà mi pare che l'ha fatta. Non lo so perché, molti di voi hanno a che fare anche con la gelosia questa settimana, oltre che con le lezioni da imparare. Vedete voi, sappiatemi dire nei commenti, ok Capricorno? Mi raccomando. Ok, caro Capricorno, se sei arrivato fino a qui metti like a questo video. In ogni caso, se non sei ancora iscritto iscriviti, ricordati che entro questa settimana saranno presenti gli oroscopi del mese di dicembre. L'oroscopo, quello che è piaciuto a tutti sull'attività sessuale del mese di dicembre per tutti i segni, quindi insomma c'è tanto da su cui attenzionarvi, ecco, su cui porre la vostra attenzione. Mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per essere sempre avvisati dei prossimi video e ci vediamo prossimamente. Bye bye.